Perché questo strumento, che probabilmente pochi di voi utilizzano per tirare, è così fondamentale per essere precisi? Ben ritrovati, finalmente dopo settimane e settimane riesco ad avere un po' di tempo per fare un nuovo video, e questa volta è un video dove vi spiego un po' di tecnica di tiro, vi do qualche consiglio per migliorare insomma il vostro tiro e le vostre performance e quindi i vostri risultati. Oggi parliamo quindi, come avrete capito, di bolla. Nel field target è concesso utilizzare attrezzatura analogica. Ecco perché abbiamo una ruota e non un telemetro, utilizziamo un filo di lana e non un anemometro, e perché utilizziamo una bolla e non un inclinometro digitale. E quindi sembrerà banale, ma come si usa la bolla e soprattutto a che cosa serve? Senza accorgercene, nel momento in cui siamo concentrati nel lato dello sparo, incliniamo la carabina verso di noi o dall'altra parte per trovare una posizione di tiro più comoda. È una condizione imprescindibile, cioè non siamo delle macchine a controllo numerico, ovvero non siamo in grado di ritornare nella stessa identica posizione perfetta al millimetro, cioè vabbè, ovviamente siamo esseri umani. Di sicuro la posizione di tiro che abbiamo studiato, le modifiche al calcio che abbiamo fatto per adattarle a noi ci vengono in aiuto. Potete guardare il video dove vi faccio vedere come migliorare la vostra posizione di tiro, ma il cerchio si chiude e si trova una posizione di tiro ottimale con l'utilizzo di questo piccolo accessorio. Esistono bolle per tutte le tasche, si può andare a trovarle su AliExpress e questa volta ve lo consiglio perché è un oggetto che non ha bisogno di una tecnologia o una raffinatezza così importante. Oppure si possono utilizzare bolle per la nautica, quelle per l'edilizia e infine delle bolle studiate appositamente per le armi che hanno già i meccanismi di aggancio a scine e rail, oppure direttamente sulle ottiche. Per farvi capire quanto è importante la bolla, vi spiego prima la teoria e poi facciamo delle rosate per farvi vedere gli effetti pratici. Ipotizziamo quindi di avere soltanto la canna della nostra carabina e la posizioniamo su un rest. La teniamo ferma e ci posizioniamo dietro in una posizione che definiamo posizione alfa. A questo punto inseriamo il proiettile e lo spariamo fuori con dell'aria, praticamente come se utilizzassimo una cerbottana. Se rotiamo la canna di qualsiasi grado e la nostra posizione alfa rimane invariata, il punto di impatto del pellet ai nostri occhi sarà esattamente lo stesso, a qualsiasi grado di inclinazione e di rotazione avrà la nostra canna. Ma se la nostra testa ruotasse esattamente della stessa angolazione della canna fino a un certo punto che chiamiamo beta, allora anche se la parabola di caduta del pellet rimane identica ovviamente, noi vedremmo variare la posizione del punto di impatto, perché la nostra posizione spaziale è variata, è passata dal punto alfa al punto beta. Ci avete capito qualcosa? Forse avete intuito il concetto. Allora è il momento di passare alla prova pratica, dove tutto vi sarà più chiaro. Carabina su rest, bersaglio a 50 metri sulla nostra classica linea di tiro e come bersaglio mettiamo delle sagome che simulano quelle da field target. A proposito, per chi fosse interessato, sul mio sito www.garima.it potete trovare dei bersagli come questi, cartacei o anche da bench rest. Ci sono diverse forme in formato sia A3 che A4 scaricabili liberamente. Teniamo la carabina in bolla e facciamo una rosata da 5 colpi e vediamo cosa succede. Dopodiché ruoteremo la carabina simulando, diciamo così, una posizione che possiamo assumere quando spariamo in piedi, in ginocchio o comunque senza bolla. Una posizione ruotata così è difficile da capire, a meno che ovviamente non esageriamo e tipo che posizioniamo così la carabina, forse ci rendiamo conto che un pochino storta lo è. Quindi posizioniamo la carabina leggermente storta, come dalla bolla si può vedere, e vediamo quali sono gli effetti sulla carta. Prima di andare a prendere i risultati vi voglio far vedere la differenza di tiro. Questa qua è la posizione della carabina con la bolla posizionata centrale e questa qui
è la posizione che ho utilizzato per andare fuori bolla. Come potete immaginare non è tanto più storta, cioè se pensate da qui a qui visualmente adesso ve ne potete accorgere, ma come vi ho detto prima, in una posizione di tiro in piedi o in ginocchio scusate, è davvero difficile capire che siamo fuori bolla. Bene, adesso vi sorprenderete nel vedere i risultati. Allora, vi faccio vedere subito qua. Adesso prendo questo foglio e andiamo a commentare. Da non crederci. Allora, dalla prima parte ovviamente questo qua non è di 4 cm, ma come questo è di 4 cm. Lo stampato non in scala, non importa per noi, come non importa neanche la rosata che sia più o meno bella. Questi sono 5 colpi, questo qua è doppio, e ho sparato con la carabina in bolla. Da quest'altra parte, guardate, cioè da non crederci, siamo usciti di almeno 8-9 cm. Questa è la nostra rosata. Questo vi fa capire quanto diavolo è importante l'utilizzo di questo affarino qua, e soprattutto essere veramente in bolla. Quando si dice stai sparando in bolla, sì, no. Quindi questa è la differenza tra posizione alfa e posizione beta. E questa differenza si accentua molto di più se l'ottica è più alta. Se noi avessimo un'ottica alta così, con la stessa inclinazione saremmo andati fuori non così, ma magari qua. Al contrario, se l'ottica è molto più vicina alla canna, ovviamente con la stessa inclinazione saremmo andati molto più vicini. Quindi uno dice allora la tengo più bassa, e io dico no, perché se andate a vedere gli altri video, tra cui quello dove vi dico quanto è importante l'inclinazione e l'altezza dell'ottica e che benefici porta a livello di balistica e correzione della balistica, allora ecco che appare davvero importante tutto il setup che bisogna fare sulle nostre carabine per raggiungere un'impostazione, un setup che tenga conto di tantissimi fattori e che riesca a mediare. Mi è capitato spesso infatti di parlare con alcuni miei amici, magari alle prime armi, che alcune volte non riuscivano a capire perché sbagliavano dei tiri. Avevano fatto la stima giusta, avevano messo la tabella corretta, e alla domanda ma hai sparato in bolla, ecco che sono cadute come delle pere cotte, perché poi hanno provato a fare lo stesso tiro con una posizione di tiro in bolla e magicamente andava giù. Ora avete capito quanto è importante nella prima installazione della nostra ottica metterla in bolla rispetto alla carabina, perché ovviamente se non è in bolla la ottica e il reticolo, tutte le correzioni che andrete a fare sulla deriva non avranno senso, non avranno corrispondenza, perché viaggeranno su un angolo diverso dall'angolo zero. A questo punto vi ricordo che per mettere l'ottica in bolla bastano 3 semplici passaggi. Guardiamoli insieme. Ora dovete andare un po' di immaginazione, perché ovviamente il mio setup è già completo. Voi avete una carabina che mettete sul rest, ancora non avete messo l'ottica, quindi posizionate una bolla anche sopra questa parte qui e ovviamente mettete la carabina esattamente in bolla. Ovviamente vi aiuterà molto se il rest non è questo cuscino, ma è uno di quei rest che tiene la carabina un po' in morsa. A questo punto installate la ottica e per mettere l'ottica in bolla posizionate una bolla sopra la torretta, e quando ci sarà corrispondenza tra la posizione della bolla perfettamente centrale dell'ottica e la posizione della bolla perfettamente centrale della meccanica, vorrà dire che avrete messo la vostra ottica in bolla. In alternativa, se non avete 2 bolle, è molto semplice: posizionate allora la meccanica in bolla e fin qua ci siamo, e montiamo la ottica. Poi cosa facciamo? Sempre considerando di avere la meccanica in bolla, andiamo a traguardare nell'ottica, e il nostro reticolo, quello sull'asse Y, deve coincidere, esattamente essere in maniera perpendicolare con cosa? Con un filo a piombo, che in questo caso vi faccio vedere quello che abbiamo messo noi, che deve essere a una certa distanza. Ovviamente vi consiglio di avere una distanza di almeno 25, 30, 40 metri, in modo tale che il risultato sarà più veritiero possibile. Eccolo qua, lo vedete? Questo qua è il filo a piombo. Quando il nostro reticolo sarà perfettamente coincidente con il filo a piombo e la bolla posizionata sulla meccanica della carabina sarà esattamente nel punto zero, avrete l'ottica in bolla.
E ora siamo alle conclusioni, ragazzi. Mi rimane da dire dove montiamo la bolla. Non c'è una scienza precisa, non c'è una posizione migliore delle altre. L'importante è che sia una posizione che possiamo vedere con comodità nel momento dello sparo, sia seduti, sia in ginocchio che in piedi. Io ad esempio l'ho posizionata qua sotto, perché posizionandomi in questa maniera con l'occhio, un occhio guarda dentro, un occhio guarda la bolla. Poi ovviamente ne ho una anche qua sopra per altre tipologie di sparo, ovviamente quella inclinata, però la uso davvero poco. Ci sono tante persone che posizionano la bolla qui, è anche buona, perché con l'occhio guardi sia la torretta, la ruota e anche la bolla, quindi non c'è una posizione precisa, dipende esclusivamente dalle vostre comodità. Vi sto per dire una cosa davvero importante. Prossimo video, o uno dei prossimi video, voglio affrontare un argomento che è sfuggente come il vento. Voglio capire se riesco a filmare il vento e darvi alcune skill, alcuni consigli per gestire il tiro in mezzo al vento. Grazie di tutto, come sempre, è sempre un piacere fare video con voi, parlare nei commenti, fatelo sempre, mi fa sempre molto piacere. E buono sparo, buon divertimento, alla prossima, ciao!